Assaggio, Avrò fatto 1000 volte e 1000 volte ho detto quanto sono innamorato dei cavoli e delle loro forme. Ma è vero, io continuo a dirlo. Protagonista, credo che a questo punto si sia capito, è il cavolfiore. E oggi ci vado a fare una sorta di popcorn con questo cavolfiore. Cominciamo la ricetta? Cominciamola. Allora, prima si pulisce. Come state vedendo, sto separando le cimette. Di fatto si va a fare, non dico proprio di dimensione di popcorn, ma quasi. Quindi cerco di separare il più possibile. Non butto via tutto il resto, Tutto il resto poi si utilizzerà per fare qualche altra ricetta. Però nel frattempo dobbiamo prendere le cimette. Vedete, questa qui è un po' grande, tolgo la parte terminale del gambetto. Le cimette le ho preparate, tra l'altro ne ho lasciato anche una parte perché ne ho fatte tante. Vado a preparare la pastella. Allora, cominciamo a mettere la farina in una ciotola, un po' più ampia, bicarbonato, birra, pizzico di sale e intanto faccio sciogliere. Ultimo ingrediente di questa pastella è il succo di limone. Ecco. E ci tuffo il cavolfiore. E ora siamo pronti per friggere. Ora si prende una placca da forno, ci si mette del cartaforno e si vanno a sistemare tutti i pezzi cercando di non ustionarsi. E siccome mi sto ustionando mi aiuto con una paletta. Più che popcorn sembrano cocomeri, l'ho fatti troppo grossi, ma va bene, sono buonissimi. Diciamo che il taglio perfetto potrebbe essere di queste dimensioni qui, vedete? O questo, ecco. Ah, brucia. Buono, ma brucia. Ora andiamo in forno, 180 gradi, forno statico per 10 minuti e così nel frattempo andiamo a preparare la salsetta di condimento. Ci siamo pronti a fare la salsettina di condimento di questi popcorn, che vi dico la verità, sono già buoni così. Allora, vado a spremere il limone. Non le buttate via, perché poi la scorza la andiamo a grattare, dovevo farlo prima, ma ormai. E ne metto un limone e mezzo, perché questo mezzo limone l'ho usato prima, è un peccato lasciarlo. Metto in un pentolino, aggiungo la maizena, fatela a freddo questa operazione come ho fatto io, altrimenti la maizena non si scioglie e fa subito i grumi. Una volta che la maizena è sciolta vado ad aggiungere altri ingredienti. Una cosa, mi raccomando, poi magari l'avrete già notato. Ora si è sciolta la maizena, ma se voi lasciate lì, lasciate magari anche 5 minuti, si rideposita sul fondo, quindi fate l'operazione velocemente. Zucchero di canna, poco aceto di mele, il forno mi sta dicendo che sono passati 10 minuti e quindi il cavolfiore è pronto.
Lascio semiaperto e così termino di fare la salsetta. E aggiungo il miele. Aggiungo anche un pizzico di sale e vado sul fuoco. Sono bellini, molto. Qui la salsa è praticamente pronta. Una volta che ha spiccato il bollore, toglietela subito dal fuoco e lasciatela riposare proprio qualche istante. Vedrete che poi piano piano tenderà ad addensarsi. Allora, io sono pronto per assaggiare, quindi mi preparo una bella ciotolina con i popcorn e mi scelgo ovviamente quelli che mi piacciono di più. Questo, quelli che tendono a essere leggermente più bruciacchiati. Questo, ecco, un piccolo leggero assaggio va bene. Metto un po' della salsetta in un ciotolino, così. Questo si può servire in due modi: o versate subito la salsetta insieme ai cavolfiori, oppure la mettete accanto, no? E quindi ci si puccia dentro il cavolfiore. Un'altra cosa, sicuramente un pochino di sale ci vorrà, aggiungetelo. E io però invece di pucciare ora faccio così, ce le verso sopra e, come dicevo prima, ci vado a grattugiare un po' di limone, che non è facile, quando il limone è così. Era meglio farlo quando era ancora integro. Questo gli dà uno spunto in più di gusto che è incredibile, ma davvero Cioè non sono le solite frasi fatte, tutti gli oli essenziali che ci sono nella buccia danno un profumo talvolta superiore al succo stesso. Sto prendendo tempo, sto realmente prendendo tempo, perché so che è tutto bollente, ma io intrepido vado ad assaggiare. Prendo questo che è un pochino più piccolino. Assaggio, Mamma mia. È devastante quanto brucia, perché brucia in un modo terrificante. Qui bisogna aspettare un pochino per mangiarlo. Fantastico. Però per me un altro proprio gocciolino di sale. E oggi non ho il sale quello in scaglie, perché per esempio con questo un po' di sale in scaglie sarebbe stato perfetto. È una cosa terribilmente sfiziosa, vi consiglio di farla, è davvero buona. Alla prossima!